bentornati qui per una nuova puntata di Sun Tzu Secrets. Tutti ragazzi, dai che non facevamo qualcosa, ci siamo fatti un po' impigrire dalla mancanza vera o presunta di novità sul gioco e quindi Sì, eravamo un diciamo che eravamo un po' attimino, depressi. Abbiamo fatto una un po' cosa strana depressi. in questo periodo. Abbiamo giocato, Andre, che sembra una Abbiamo giocato. minchiata, ma in realtà ogni tanto Non si è... gioca a questo gioco, non si parla soltanto. Esatto, E esatto, poi non è abbiamo cosa da fatto anche poco. tante belle cosine che vi sveleremo piano piano. Stiamo lavorando su due o tre grossi progettini, però non diciamo ovviamente nulla perché è meglio così, perché finché, come si suol dire, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, Esatto, e quindi esatto. dai, con calma, però c'è un po' di roba. E sì, abbiamo giocato, ho quasi finito il WTC online per il secondo anno. Per i nostri iscritti dei custodi dei segreti ho già fatto un video di recap delle mie prime due partite. A breve registrerò il secondo. Molto Ne bene. approfittiamo per ringraziare tutti gli iscritti Tutti al quanti. canale. Iscrivetevi perché molti di voi non sono iscritti, mettete like al video, ma ringraziamo anche e soprattutto i nostri abbonati, perché la nostra famigliola è la cosa più importante che c'è, Che giusto Albi? crescono insieme a noi, esattamente, e li ringraziamo innanzitutto perché ci permettono di avere queste bellissime... Intanto stiamo acquistando nuove attrezzature, ho i microfoni nuovi, spero che si senta bene, devo ancora un attimo settarli, devo ancora un attimino metterli bene online. Sì. Non vi Abbiamo... diciamo non vi diciamo a cosa Non serviranno, vi diciamo cosa perché serviranno, però è è un primo test. Come vedete c'è la grafichina un primo nuova, abbiamo test. fatto le grafichine nuove. Seconda cosa, li ringraziamo perché intanto ci danno fiducia su tutti gli aspetti del gioco, chiacchierando insieme a noi, nel senso che alla fine è anche questo importante per noi. E quindi li ringraziamo una volta di più. E quindi continuate, se volete abbonarvi, sapete come fare, lo trovate su YouTube e siamo con piacere vi accogliamo nel gruppo WhatsApp dove chiacchieriamo. Vorremmo essere più attivi, ma purtroppo la vita ci porta ogni tanto a non esserlo, ma come vedete ogni tanto... Eddie, mi Ce la dicono già che il facciamo. mio volume è un pochettino basso, ma io lo aumento subito. E beh, non c'è problema, non c'è problema. Mi avvicino anche ai microfono. Non c'è problema. Bene, Grazie bella lì. Stefano. Dicevamo, E dobbiamo anche ringraziare ovviamente Workshop La Miniature che ci permette di avere lo sconto del 30% su tutti i prodotti GV e non soltanto. Sconto 20% Green Stuff World, sconto AK, insomma qualunque cosa. Eh, Hobby a 360 gradi. Scrivete comunque, nell'oggetto comunque Sun mi Tzu piace Secrets. sta cosa che scrivono tutti in inglese adesso nella chat, Albi. Credo È una bomba, che no? ci sia qualcosa, abbiamo messo qualcosa secondo me nella lingua, ma non... Davvero? Può darsi, Può darsi, potrebbe abbiamo anche fatto qualche essere. casino secondo me. Ma infatti è strano, perché scrivono tutti in inglese? È vero. E lo fanno per te, per te. Intanto togliamo il cartello, dicevo Esatto. scrivete su un suo secret nell'oggetto, avete il 30% di sconto e che cosa volete di più dalla vita? Niente, perché Niente, miniature al 30% è il massimo sconto che c'è in giro, ragazzi. Meglio di così non ce n'è. bella. Nel Intanto frattempo diamo il monitorate il tempo a mio audio tutti. sempre, Sì, sì, esatto. E tra l'altro diamo il tempo a tutti di saltare su, che siamo già a 30 persone collegate, ma io aspetto sempre il momento che faremo 100 persone, perché prima o poi ci arriviamo sulle live, che sarà un grande momento di entusiasmo. E bene, e quindi cosa posso dire? Allora, Albi, abbiamo detto le nostre cosine, abbiamo Abbiamo mostrato la ringraziato, abbiamo slide, fatto tutto. Adesso abbiamo possiamo iniziare ringraziato. a parlare di cose serie, cioè più o meno, sempre pupazzi sono. Quindi, Sì, esatto. sì. Seri ma non troppo, dai, seri ma non troppo. Innanzitutto siamo nella settimana del TNC, Torneo Nazionale per Club, la prima finals dell'anno. Sì, Quindi, sì, sì. ragazzi, 6 e 7 giugno a Casale ci sono 18 squadre agguerritissime che si lanciano. Un po' meno dell'anno scorso, ma poi ci dirà il buon...
mamma mia, effetti sonori. Ci dirà il buon Michele magari in un debrief o Fedesan cosa si aspettavano e come è andata, però la qualità è altissima, devo dire. Sì, e infatti ragazzi, cosa posso dire? Oggi abbiamo una puntata interessante. Oggi la dividiamo in due. Una parte parleremo delle liste delle finals, Abbiamo perché scelto ce l'avete 5-6 chiesto. squadrine, abbiamo scelto il Esatto, podio dell'anno scorso. Non so se si vedono qua, c'ho la maglietta perché bravo, è il mio grande Albi, è il mio team e grande quindi Albi, non si poteva fare giusto. diversamente, anche perché sono arrivati quarti l'anno scorso, quindi non è proprio una Esatto, sono andati da bene, sottovalutare. sono andati bene. Poi E abbiamo poi abbiamo... scelto altre due, ma li vediamo strada facendo. Abbiamo fatto il podio più i Sabaudian, poi vabbè, ci sono i Fog e ci sono i Mutina, che sono completano un po' quello che è il quadro delle, tra virgolette, favorite rispetto ai risultati che ci sono stati l'anno scorso e quelli di quest'anno. No, Esatto. senza ovviamente nulla togliere a nessuno, ma dando quel pizzichino un po' di pepe, che sai, noi diamo quelle 5-6 squadre e poi arriva un'altra da dietro. Vabbè, ovviamente Di Baglio e Quadrifoglio e i Belgi, che sono appunto il podio dell'anno scorso, per chi non lo sapesse. Assolutamente, esattamente. Quindi ci sono un po' di cosine. Nel frattempo, vedo che siete iniziate a essere un po' online. Mettete i like, non ve lo scordate, che tanto ci va un E chi secondo, non l'ha fatto neanche, subscribe, io neanche quello. non credo che ci sia ancora qualcuno che non è subscribato all'interno della nostra chat, sicuramente no, perché per chattare dovete fare subscribe, quindi se Esatto, volete scrivere un quindi dovete iscrivervi. commento, insultarci anche voi come fanno su Facebook, dovete per forza metterci il like, mi spiace. Poi ne parleremo, poi parleremo un giorno di questo fantastico microcosmo che esiste su Facebook, in quel particolare gruppo di cui non diremo il nome, No, no, dove noi però siamo... albergano degli individui incredibili, della serie ho detto questa cosa, non è vero, tu non sai cosa dici, ma tu hai letto che cosa ho scritto? Non mi interessa, io voglio solo dire che sei stupido. E va E bene. quindi abbiamo anche questa gente qua, ma noi non parleremo di questo oggi perché, come ho Intanto promesso lancio il ad poll, alcuni, lancio il primo tu lancia il poll. poll. Di Lancia il Baglio poll, si ripeterà e vediamo un po' cosa ci dicono i nostri amici. esatto, Mhm. ma ricordare che tanti anni fa esisteva la precedente federazione, esisteva un grande appuntamento che erano i Poffobet, cioè dove si scommetteva su chi sarebbe stata la squadra Poffo, che avrebbe ovvero il vinto o capitano della comunque nazionale italiana che faceva un pochettino le quote a tutte le squadre che c'erano, che si esatto. trovavano al Quindi nazionale. io penso che Paolone sia perso sui campi da golf Ormai sì. tranquillamente, credo sia ritirato abbondantemente, ma quindi ci servirà qualcun altro che raccolga il testimone e quindi vi invitiamo a scrivere i Io Poffobet lancio sulla chat o nei commenti. Nick Formaggia, che dovrebbe essere l'unico in grado di poter ricavare l'eredità dei tempi d'oro, o Ste, Tiri Belli se c'è, è Esatto. membro della mitica squadra, che sono un po' quelli che bazzicano Formaggia si è autonominato e si è lanciato già, però quest'anno Ma partecipa, infatti, quindi un pochettino perde un pochettino quella della la neutralità, diciamo, della cosa. Però vediamo se qualcuno si lancia entro domani. esatto, esatto. Quindi Avete direi che lanciato ci un siamo. sito in cui si può gufare in diretta? Faccio un altro Un account altro per... account solo per premere yes due volte. Allora, è una bella, sai che è una bella idea. Adesso, tra l'altro, tra le varie cose dobbiamo anche pensare al website, Albi, ma è vero. Adesso ci pensiamo. Il signor Pasticcio, che non ho idea di chi sia Ma in real benvenuto life, se è comunque. parte del, ma benvenuto. Tra l'altro salutiamo E Nick quindi, Ryder, Tizi, Benedetto, Antonio, Stefano, sono tutti quanti, insomma, Maniero Boiardo, e chi più esatto. ne ha più ne metta. Esattamente, esattamente. Quindi, Albi, direi che a Partiamo questo proprio allora, punto le liste le lasciamo possiamo partire. tra Le un lasciamo pochettino, penultime. vi diamo 10 minuti, ma proprio 10, 10, 10, intanto faccio partire la condivisione. Eccoci qua Alla perché grande. partiamo da un po' di rumors, perché è un po' che non parliamo di cose di
Esatto, di che cosa succede o succederà a breve nel mondo di Warhammer? Allora, il grande parte, che è sempre il nostro raccoglitore di rumors, perché se ci mettiamo a fare anche quello davvero non si vive più, ha messo in qualche gruppo di WhatsApp qualche rumors, però siccome so che non tutti siete su quel gruppo, non tutti lo leggete, ve li raccontiamo. Allora, innanzitutto è comparso sul forum TGA, che lo state vedendo ora qua, che è, per chi non lo sapesse, un forum che fa il 90% Age of Sigmar, ma anche un 10% che riguarda gli Old World. È un sito, è un forum di fatto, con rumors, eccetera. Qua è un utente che dice un'apparente conferma di un rumor sui Tom King. Come sappiamo, ci sono fortissime indiscrezioni che dicono che i Tom Kings stanno per arrivare con tutta una serie di nuove unità, eccetera, e ha sentito parlare di questa cosa anche lui da una persona informata dai fatti, che dice che ci saranno molteplici release, quindi non un solo kit, sicuramente della nuova fanteria, e ci mancherebbe visto che gli arcieri a piedi e i guerrieri a piedi sono tipo del 1924. Detto questo, apparentemente lui lavora nel settore, si parlava del 40k, però siccome lui è un appassionato di Old World, dice che questa fonte gli ha detto che ha visto diverse nuove unità di Tom Kings dipinte, e che andrà a sostituire le vecchie Vabbè, questo unità di fanteria. può essere una buona cosa, eh. Esatto. Allora, Secondo e me più che qua la fanteria, perché comunque scheletri rimangono scheletri, però secondo me i carri sono quelli che hanno più bisogno in questo momento del restyle, e forse gli Ushabti in plastica potrebbero essere una grande novità, diciamo. esatto, esatto. Quindi sicuramente sappiamo che la gamma dei Tom King ha avuto dei refresh in ottava, di fatto. Sì, Da allora non hanno più avuto niente fino a Old World, che li ha visti con qualche personaggio a piedi, sì, gli i sciami. kit gli sciami nuovi, ovviamente il drago, assolutamente, alcuni kit che sono stati ripuliti e un po' risistemati, però c'è tanta roba che è veramente molto agé. Detto questo, arriviamo alla parte veramente interessante, dove vi vado a leggere quelli che sono i rumors che sono stati postati di recente, già tranquillamente tradotti in italiano, così non dovete fare manco lo sforzo. Detto questo, vengono dal nostro rumor monger preferito e più, diciamo, attendibile su Discord. Sembrerebbe che sia tutto vero, cioè arriverà una nuova versione del manuale base di Warhammer Old World, che includerà ovviamente tutte le correzioni, le errate, le FAQ che sono state pubblicate, incluse realisticamente quelle che usciranno a breve, di cui parliamo fra un secondo. Non si sa esattamente, non siamo esattamente chiari su come effettivamente saranno questo libro, se sarà un vecchio libro con solo il refresh o se sarà una riscrittura parziale o totale di alcune parti, ma di base sarà un nuovo manuale riveduto e corretto. Confermato dal fatto che se andate sul sito di warhammer.com, in diverse region, se non in tutte, il regolamento base È sparito. è out of stock o è sparito. Non c'è proprio più almeno in Italia non c'è proprio più neanche l'immagine, c'è proprio semplicemente rimane il matched play, che io speravo aggiornassero quest'anno, cioè che facessero come tipo capitolo Sì, Approvavit, o General Handbook, che ogni anno ci davano un regolamento nuovo con cui giocare. Invece pare che non sì. sarà così, ed eccolo qua, rimane solo Eh, lui nella sezione vi- regolamenti. Questo è la parte di America, ma se andiamo in È Italia uguale, anche penso sia assolutamente uguale. uguale. Se andiamo in UK, che è un po' la cosa più importante, visto che è lì, però io sono purtroppo cieco e non lo vedo, eccolo qua, anche qui non c'è più nulla. Quindi, secondo me, come si suol dire in questi casi, due indizi fanno una prova. Quindi, come si ricollega tutto questo al discorso della nuova edizione? Perché noi sappiamo Old World, in teoria, se sta su un ciclo di 3 anni, dovrebbe uscire nuova edizione nel 2027. Anche se
noi siamo di fatto a 2 anni dall'uscita di Old World. E il fatto che facciano uscire un manuale riveduto e corretto, secondo me, è indicazione del fatto che non faranno una nuova edizione nel 27, mia idea personale, ma probabilmente forse sarà un po' diverso. Però vediamo che cosa dice il nostro rumor monger. Di fatto dice: è mesi che si parla di una nuova edizione, ci sono stati cambi nel design, nel team di design, quindi sono state aggiunte delle persone, grande notizia per noi, Sappiamo progetto a di lungo sicuro che termine. c'è lo scultore che ha creato il drago zombie, che aveva praticamente in Esatto, mano tutto quanto la scultura dei conti vampiro di House. E lui è esatto, diventato il che ci direttore può creativo del reparto Tow. del reparto TOW, Sì. quindi grande notizia per noi. Sicuramente noi sappiamo che di solito il mercoledì escono le FAQ, è Mhm. stato detto da più fonti che sarà a fine giugno, che realisticamente ci mette a giugno 24 o luglio 1, a seconda di quando usciranno, però si sta parlando di meno di un mese, avremo queste nuove FAQ che a quanto pare si parla di grandi cambi e lo vediamo tra un attimo. Um, e lui dice, secondo me, è che sarà l'inizio di un nuovo ciclo di vita di Tow, cioè di fatto loro hanno lanciato il gioco, hanno rimesso in piedi 10 fazioni, lo vogliono espandere e consolidare, facendo uscire sicuramente Kislev a un certo punto, e lo sappiamo, il ritorno di qualche legacy. Qua lui scherza sugli famosi uomini pesce, che secondo me sono i famosi Dark Elf a cui più volte ha fatto riferimento, e ovviamente materiale extra con rinnovamento della gamma dell'esistente. E ovviamente il discorso è, faranno quindi una nuova edizione nel 2027? Forse sì, forse no. Io sono più dell'idea che potrebbe essere che muoveranno i giochi secondari su un ciclo di 4 anni e magari un domani anche 40k e House, per darsi più respiro e alleggerire la pressione commerciale, secondo me, se sono furbi. Ma ne parleremo con Tizi quando uscirà il nuovo report finanziario delle strategie di GV. Um, lui dice, secondo me, seguiranno la strada di Necromundo Kill Team, dove continueranno a revisionare l'edizione piuttosto che fare una nuova edizione all together. Poi, per carità, magari faranno una nuova edizione fra un po' più di tempo. Spero non seguano la via di Necromunda perché è difficile stargli dietro, nel senso che chi ha un regolamento diventa difficile poi andare a recuperare tutto quanto è il resto. Però vediamo un po' come la vogliono strutturare, insomma, la cosa. Esatto, esatto. On top a questo c'è un altro rumore importante che riguarda questo vociferato scatolone base che dovrebbe uscire entro i prossimi 2 mesi. Anche qua è stato assolutamente confermato da più fonti, incluso Square-based, dove però c'è un po' di disallineamento di che cos'è che parlerà. Perché secondo lui sarà un box TK contro Wood Elf. Secondo Square-based potrebbe essere Chaos contro Katai. Quindi qua è un pochettino da capire che cosa succede. Chiaro è che i Wood Elf sono molto scarsi, non hanno avuto nessun kit nuovo, nessuna miniatura nuova, nemmeno con l'Arcane Journal, e quindi sicuramente c'è bisogno di... Il TK sappiamo che c'è parecchia roba in pipe, e quindi ci sta che esca, però siamo un po' messi così. In aggiunta, il famoso canale di cui si parlava qualche giorno fa, c'è un canale francese che ha fatto trapelare quest'uscita. Mhm. A quanto pare c'è il nostro rumor monger, c'è questo canale, c'è anche un altro soggetto su Discord, dicono tutti la stessa cosa, che ci sarà un grande refresh per quanto riguarda i TK. Gli unici che dicono qualcosa di diverso sono Rob e Val su Square-based, che però non sempre ci prendono. Quindi ad oggi, se vi dobbiamo dare un po' la nostra opinione su che cosa è che succederà, a livello di scatola, io mi sento di spingere sul discorso TK e Wood Elf, perché secondo me è dove c'è più bisogno di andare ad intervenire.
Quindi ovviamente diteci che cosa ne pensate, qual è la vostra opinione al riguardo, perché siamo curiosi. E poi c'è il discorso delle FAQ. Che cosa succederà nelle FAQ, Albi? Vai, Perché lanciati, questo... velocissimo. Questo nessuno Allora, lo e sa. questo... Io posso dire una cosa, in questo momento, rispetto a come eravamo messi 6 mesi fa, non si sente così tanto il bisogno. Nel senso che il gioco adesso ha raggiunto un equilibrio, ci sono alcune cose che non vanno come sempre, perché dopo che si raggiunge un certo standard di meta, dopo che le liste sono più o meno sempre, sono diventate, diciamo, non dico stantie, ma ormai ottimizzate in tutto e per tutto, c'è bisogno di un refresh. È chiaro che in questo momento però il gioco funziona. Funziona per le razze che sappiamo funzionare. È chiaro che Wood Elf, i nani, le legacy e e quant'altro non hanno lo stesso tipo di resa che potrebbero avere Katai, Chaos in questo specifico momento e chi più ne ha più ne metta. Quindi da questo punto di vista vi dico che il gioco non ha bisogno di quel correttivo di cui sentivamo il bisogno a gennaio, in cui Katai era veramente troppo dominante a livello generale. Però, Sì. però qualcosa si può fare. Però, però ci sono delle situazioni comunque che oggettivamente sono sempre un po' fonte di pensieri o di lamentele o di poca chiarezza, eccetera. A quanto stiamo sentendo in giro, quello che è trapelato è che ci saranno delle errata, sì, ma sarà soprattutto un'occasione per chiarire grossi dubbi che attanagliano il gioco. Schermagliatori, quindi sembra ci sarà un intervento sulla parte degli skirmish. Tasto dolente, fammi dire, su Tou, perché è un po' una direzione, un fritto misto delle vecchie edizioni che crea un po' di problemi, vedi, devi andare verso il modello più vicino, e poi dopo come metti i personaggi, insomma, ci sono un po' di chi si allinea a cosa, schermagliatori che caricano schermagliatori, la coerenza, ci sono un po' di punti aperti. Sembrerebbe che vogliano trovare il modo per dare dei buff veri a delle unità che ad oggi stanno soffrendo. Si parla comunque sempre di insistere sul discorso delle fanterie, cercando chiaramente di preservare gli equilibri del gioco che già ci sono. Quindi schermagliatori, fanterie, e poi sembra che diciamo interverranno su alcune delle più famose domande e poche chiarezze che ci sono, tanto per dirne una, come funzionano i low linear obstacle riguardo alla Mm. magia tipo Earth and Ramparts, eccetera. Cioè ci saranno delle grosse cose. Qualcuno ha vociferato ulteriori aggiustamenti a Katai, tipo gli Shugengan, che dovrebbero salire di costo. Molto probabile, molto possibile, non so se probabile, sicuramente possibile, perché sono assolutamente undervalued. Sì, però Se tutti i diceranno ferite... le cose undervalued. Adesso iniziamo, Vero? cioè, se partiamo con questo tipo di discorso, allora arriviamo che anche la viverna deve essere aumentata di costo, che gli squig giganti devono essere aumentati di costo, che probabilmente l'R5 non dovrebbe esistere nei padroni del caos, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè tutto quello che è forte allora va aumentato di costo perché non funziona. Gli Ushaptico Ah e no, l'arco, ne certo, vogliamo parlare? certo. Eh, Infatti lì si entra poi in un ginepraio che il diciamo che in questo Wildtide, momento il Wildtide è il ne Valle. vogliamo parlare? Cioè, E io più che altro, dico, più che il Wildtide combinato con tutto quello che puoi fare, Open Order, Reserve Move, sì, ma poi tutto deve essere, Polo, secondo me Giro. deve essere tutto bilanciato, nel senso che nel momento in cui è giusto che ogni armata abbia qualcosa di forte. Lo Shugen è forte, sì, ma lo Shugen sono 7 ferite R5 con un TS5, se gli spari sopra qualcosa muore. Sì, Non ci sono più certo, questo non è un ci sono più tema. le lanterne, eh. Sì. Albi dicono che ancora sei basso come Ancora. volume, qualcuno dice così. Ah, aspetta, tu intanto parla, io metto a posto. Quindi sicuramente c'è un tema di ribilanciamento e di pulizia di situazioni probabilmente poco chiare e non ottimali per il gioco.
Ehm, secondo me ci vuole poco, perché è una gran bella edizione questa, ci vuole Sono poco per d'accordo. me per rimetterla al posto. Probabilmente c'è del lavoro ancora da fare, sì. Questo è dimostrato dalla quantità di compact e figa e chi più ne ha più ne metta che devono essere prodotte, perché mi auguro, a questo punto mi viene da dire, mi auguro che vadano a dare una bella letta a tutto quello che viene fatto dalla community e che si rendano conto che comunque ora che hanno aumentato le risorse di personale dietro a TOW serve fare una cosa un po' stile 40k house, cioè sistemate sto regolamento velocemente quando serve, in modo che il gioco sia fluido, non ci sia vi piacerebbe vedere nelle FAQ e che cosa secondo voi va fissato o no. Bene, detto questo, Albi, se per te va bene, Passiamo lasciamo... passiamo a quello Sì, a quello che dobbiamo sì, passare. Adesso esatto. ditemi se si sente meglio poi, tra l'altro. Io ti sento benissimo, Ma io ti sento tu mi benissimo, senti però non sempre so bene, gli ma altri. è il mio tono di voce che è molto suadente. Mi piace, mi piace, mi piace. Dovrei Quindi fare... noi Dovrei... oggi, Grande, esatto, ok, noi oggi, perfetto. Albi, siamo qua per parlare di cosa in realtà, di qualcosa che tutti ci hanno chiesto di recente, cioè che cosa c'è, ragazzi? Il Oh, bene, ora si nazionale. sente. C'è il nazionale, c'è la prima finals dell'anno a squadre da 5. Sì. E quindi cosa posso dire? Iniziamo a vedere chi si sfida per cosa. Allora, intanto partiamo dai favoriti. I favoriti della vigilia sono i Direi. campioni in carica, non c'è, non siamo certo noi a scoprirli, che tra l'altro stanno vincendo col 69-31 anche il nostro sondaggio, quindi per adesso vengono Mm, gufati, quindi andiamo sui Di Baglio, che ci rispetto all'anno vado scorso subito. non sono cambiati di molto a livello di squadra e di composizione e neanche di, come si dice, di liste portate. Ah, Esatto. Allora, aspetta che ora ci arrivo. Ovviamente, come sempre in questi casi, saranno gli ultimi, beh, certo, perché gli Andrea ultimi mica si saranno è... i primi. Ecco, vabbè. A furia di stare in America stai diventando, come si Eccoli dice, qua. secolarista. Secolarista, mi piace, mi piace. Allora, direi che questa è la prima, giusto, del Di Baglio. Sì, Fammi solo vedere che di non aver tagliato nessuno. No, perfetto. Allora, partiamo con gli Orchi e Goblin. Orche Goblin, abbastanza, diciamo, chiamata, classica viverna. Telefonata, dai. Classica viverna doppio save, Night Goblin Big Boss su con lo standardiere, due maghi di terzo con la WAG Mm, Magic, War Boss, Great Weapon e Viverna, quindi doppia Viverna in questo caso, esatto. col 5 più di TA sempre e i Trollhide Trousers Ovviamente, e 5 più di... l'amuletino, il glowing amulet per... non mi ricordo se è quello che serve a disperdere o cosa, ma adesso lo vado subito a cercare. Eh, la Goblin comune schermagliatrice non l'ho capita, ma loro sanno, io no. serve per fare punti. 30-30 Night Goblin con 3 e 3 fanatici, solo 60 Goblin e solo 6 fanatici hanno fatto questa scelta. Eh, Sì, sono no, 9 no, sono Goblin, 90, sono 9 scusami, fanatici e 90 99. Goblin. Sì, sì. Allora, tripla da 3. Contando che si Tra possono l'altro, mettere ad Apex infiniti, ricordiamocelo, sì, eh. sì, sì, si potevano mettere 12, di solito non se ne vedono mai più di 12, Forse tu in America ne hai beccati però 15? io ne ho presi, no, al massimo ne ho presi 12 ed è stato un incubo, perché avevo Katai, e comunque già allora, e lo dico ora, Orchi e Goblin giocati bene, settati bene, con le giuste macchine da guerra e un po' di Goblin in mano a chi sa giocare, sono
una bella gatta da pelare anche Comunque per i il mostri tanto Glowy Green criticati Amulet è quello che fa disperdere una magia al 2+. al 2+. Poi abbiamo È una doppia Doom specie di... Diver e doppio Mangler a questo punto, immagino, perché quando c'è la doppia di Doom Sì. Diver viene seguita automaticamente da un doppio Mangler. Sì, quindi diciamo è una lista che laddove viene comodo fare, può applicare pressione perché comunque hai 2 viverne, hai il tuo muro di Goblin con i fanatici e poi comunque con doppio mago di terzo con Wag e doppia di Doom Diver, nascosta ovviamente alla vista dei più, Ma puoi ovviamente comunque si lavorare. può anche giocare in vista, non è Poi anche, obbligatorio, poi anche, poi anche, io sono sempre in PTSD dalla famosa partita, però sì, assolutamente, laddove non serva, funziona bene, ed è sempre un grande deterrente, nonché qualcosa che ti fa fare punti in maniera abbastanza, non dico sicura, ma a poco rischio, tolta la varia. Quindi una lista solida. È una lista che cambia, che aggiunge tanto? No. C'è qualche cosa di particolarmente no, la vedo particolare? abbastanza No. doppia viverna classica. Sì. E qua arriviamo alla lista di Andre, Zambon, ovviamente coi conti vampiro. Mi dispiace non avere qua qualche collega di qualche altro canale che avrebbe potuto chiedersi Come fai i punti? ma come fai i punti che ha Ormai, solo zombie? ormai è diventato un meme questa cosa qua, lo possiamo Basta, è dire, diventato un meme. assolutamente. Esatto, è una ottima lista, molto solida, con un po' di touch interessanti, perché comunque, al di là del fatto che comunque mette giù 6 Eterei, perché ha doppia Banshee, doppia di Shami, più doppia di Cavalieri Spettro, quindi ha tanta roba eterea, quindi sicuramente in una logica a squadre dove la possibilità di scegliere il matchup è più importante, uno condiziona parecchio gli abbinamenti degli altri, perché sei molto spammato sugli eteri, quindi hai bisogno per poter giocare contro questa lista di avere la roba contro, e non parliamo di un boltino o 2 boltini che comunque non bloccano l'avanzata perché gli Spirit Host sono multiferita, quindi di nuovo esicurano. Ha comunque il doppio necromante master di terzo e di quarto, ovviamente con doppia necromanzia perché stiamo giocando sui test di disciplina, il terrore e quant'altro. Abbiamo un centinaio, anzi 120-130 zombie in 4 fanterie, di cui una da 20 che verrà rimpolpata al turno 1, più i Gaul che comunque Comunque open order muovono lui per abbastanza. essere sicuro parte già con 36 zombie, Cioè, dice non è che non partiamo da 20 e poi li rimpolpiamo, partiamo da Sì, 120 zombie sul tavolo, così. esatto, 150, forse esatto, addirittura 3, 6, esatto. 9, 110, 128, sono 130 zombie. Sì, sì. Sicuramente è una lista che sa quello che fa, è Che... una lista che comunque ha tutto quello che serve, compresa l'icona della Fortitude sul mago di quarto e il tomo dello Spellcraft, perché comunque fase magica Vabbè, questa tanto fondamentale. la vedremo alla prima partita, che mi sembra che giochino contro i Sabaudian 2, c'è già, secondo me Mazzi è ideale per giocare contro questa lista. Sì, Lo sì, intervistiamo poi esatto. sabato e vediamo un po' cosa ci dice E, dopo. ve- e vediamo come andrà. Chi ha preso Zambo. E poi, vabbè, c'è un giocatore alle prime armi che usa i Beastmen. È solo un anno che Secondo gioca, me è un annetto che gioca. L'ho forse anche visto meno. giocare, è un po' insicuro, non sa mai bene dove mettere i pezzi, Mm, gioca lento. È uno porta che pochi tende a fare. punti, fa È un cappelle. pareggione lui, Lasciamo, sì. non stiamo neanche tanto a Lasciamo stare, commentare. dai, non ne Sì, sì. parliamo. No, No, è vabbè, grande Dib che lista porta chiaramente i Beastmen. da 5 Wild Tide così a occhio, Demonologi come se piovesse, per fare di tutto e di più, far volare le fanterie, boltini, pompare ste fanterie per cercare di andare in corpo a corpo a un certo punto, spompare gli altri, insomma ce n'è di tutto e di più. Tra l'altro questa enorme Primal Herd,
da 40, accoppiata con un'altra unità da 40 di Gore. Sono due fanterie molto grosse che tengono un po' tutto il fronte, tengono un po' tutto il campo e vanno a gestirsi per bene tutto quanto. Insomma, una lista Sì, è difficile da usare, difficile da affrontare. No, difficile da affrontare se è giocata bene. Io purtroppo l'ho affrontata con una lista di Katai non settata per il matchup nel torneo a squadre, volevo provarla. Questa lista, non fatevi ingannare dal fatto che il grande sciamano non è un Beast Lord, picchia fortissimo perché ha comunque la mazza oscura, più tutta la roba che già hanno di base, più c'è demonologia, e avanti così. È un'unità che fa paura, picchia sodo, se pesca Earthen Ramparts è veramente un punto forte da gestire, perché poi ha meno 1 essere colpita dal tiro, meno 1 essere colpita in corpo a corpo, ha il calice. sì, quindi ti toglie le Quindi macchine da guerra per un turno, il turno esatto. in cui deve arrivare. Patisce poco i cannoni, questa lista, non è che abbia bisogno del calice, Sì. però contro Però un sai, orco, contro le catapulte, contro quelle cose che ti possono dare un po' di fastidio, sicuramente è utile come deterrente. esatto, esatto. E poi andiamo a vedere i Tom King. Anche qua Necarian Host. Allora, non è una lista particolarmente strana, a eccezione del fatto che non mi aspettavo la tripla fanteria invece che i 2 grandi blocchi da 50-60. Abbiamo 3 pezzi da 33 l'uno, Per far con patate, credo. La scelta è anzi stata un po' di scusami, distribuire. 4 blocchi più 2 unità da 20 e da 10 di schermagliatori, volendo in ambush. Ehm, e poi abbiamo doppio araldo, uno su carro, con la mazza che fa ferite multiple 2, l'altro su carro con di fatto triplo save. Pezzo molto tattico, molto tattico. 3 maghi con elementalismo per beccare la magia se te la becchi, se non te la becchi hai comunque le magie di Nekara, e poi hai il re su drago per applicare pressione con doppio araldo per spostare le ferite, molto forte. E questa è una lista a cui fare i punti è dura, tanto dura, perché ti impantana Si e infila questi poi carri dentro le fanterie, cerca, insomma, tende a non farseli beccare perché gli araldi si proteggono vicendevolmente, esatto, praticamente è un pochettino, sì, è una lista brutta. sì. Una al triplo save al 5, l'altra al doppio save al 5, quindi Devo comunque dire che insomma tra questa e quella di Zambo. sono veramente dure, sono veramente dure. E Porca poi miseria. ci compare qua una lista di Katai che avevo fatto tempo fa quando è uscito l'Arcane Journal nuovo. Non l'avevo vista giocare, l'hanno tenuta abbastanza nascosta, ma era una delle possibilità, cioè la tempesta di magia di fatto. 3 astromanti, 2 di terzo e quarto livello con ovviamente elementalismo, uno con il Golden Lion, e questo è rirolli, testi panico e terrore paura, ovviamente tutti a piedi perché vanno nei blocchi di paesani. Questo ovviamente pensato Queste anche e sono soprattutto. 7 costellazioni a turno, ragazzi, questa lista. Così. Questa lista qua sono 7, 2, 5, 6. 1, 2, 3, 4, Sono 5, 6. 6, 6, 6 costellazioni a Sono, turno. sono 6 proiettili magici a turno, più eventualmente i vari Wind Blast del caso. Mm, Triplo Shugengan, piccolo, ovviamente, classico, da 155. Sì, Il anche Ring of Jet perché se non sbaglio gioca paesani questa, se non sbaglio. gioca paesani. Nella lista Warriors of the Wind Sì, sì, in gioca field. la lista proprio dei paesani che non hanno il Lord Shugengan. Non possono proprio Esatto, sceglierlo. non possono averlo. E poi chiaramente non è una novità, tripla di cannone, Con gli Ogre triplo Lord. cannone con l'Ogre Loader. Quindi questa è una lista attendista che
ha comunque gli Shugengan per andare tatticamente a scoraggiare le cariche, hai comunque delle controcariche, casti in una maniera infinita, hai tutti i boltini possibili, stiamo parlando di 6 costellazioni, Ring of Jet 7, Anellino della Ruby 8, più almeno un altro, se non 2, Wind Blast, quindi sei una lista che va a quasi 10 proiettili magici a turno, più 3 cannonate. Sì, 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 e spara Insomma, più i paesani che comunque anche loro non scherzano a livello di fuoco. sì. Cioè le Questa lista freccine qua, le mettono su. le freccine le mettono. Diciamo che questa è una lista che vedo il counter su, magari, dico la verità, anche un'altra lista di conti vampiro. Se non sei ultra kittato, i tuoi eterei o stai indietro, se vieni avanti con quella roba lì, le robe te le prendi. Ricordiamo tra l'altro che puoi anche avere 3 pollici di gittata dei proiettili magici in più in base ai Wind of Magic che tiri con Katai, quindi è una lista molto pericolosa che spara veramente tanto. Dark Elf. No, aspetta, questo è Ludic. Ah no, scusami. Non ce ne Finisci. vogliono i Ludic, sono finite quelle di Dib, che col 79% secondo i nostri spettatori si ripropongono come campioni, quindi non da sottovalutare. Esatto. Io direi passiamo velocissimamente alle liste del quadrifoglio. Liste quadrifoglio che sono alla fine. Sono le Liste ultime. quadrifoglio sono alla fine. Team Veneto, direi che siamo quasi alla fine. Quadrifoglio, eccolo qua. Eccoci Allora, i nostri eroi, 2 di tutto, grazie, già il nome mi fa spaccare. Allora, Zemotto. qua. Zembotto fa 2 di Zemotto tutto. porta. Vai, fa 2 di tutto. Fa 2 di tutto. Quindi prende doppio mago di terzo, Doppio mago di con Wild terzo, Magic, doppio il Night Goblin Big Boss e un mago Night di Goblin Big quarto. Boss. Sempre, Ok, quindi ha 2 maghi Goblin di terzo, un mago Goblin Knight di quarto e un Knight Goblin standardiere per avere la doppia di fanatici da 30 con i 3 fanatici, 3, 2, 5 in totale. Poi ha anche lui la Goblin Mob, schermagliatrice, che sta diventando una moda, perché non l'avevo mai vista sui sì. campi, adesso stanno apparendo come dei funghi, trattandosi di Goblin. 5-5 lupi schermaglini, cioè schermaglini e schermini, 5 Black Orc che sono la tassa per avere il vivernone. Il Black Orc sul Vivernone che ha, perché non l'abbiamo Esatto, detto, ha la Viverna. classicamente 5-5 di Hopper, Mm. Doomdiver, Mangler, 2 di tutto, grazie. Ci stava anche a questo punto la doppia di Goblin Mob, ma non ha scelto di metterla. Orchi fanno Esatto. bene un po' tutto, fanno sempre classicamente sempre la solita lista. Zem li gioca da 3 anni, da 2 anni ormai. Ha fatto solo tornei con Assolutamente. quelli, li conosce a menadito, ha provato tutte le liste possibili e immaginabili e ne prova un'altra. Allora, ti posso dire, ha tanta magia, perché è una lista che va a impantanare, è Sì, una lista dove ti devi saper muovere perché sicuramente ti va a rompere le balle sulla parte di movimento, sì, ha occupa il tavolo, l'illusione. hai l'illusione, hai comunque 1, 2, 4, credo 4 se non li ho contati male, 4 unità con movimento casuale. I maghi che non mi aspettavo su carro, questo I è carri, sì, sicuramente sì. figo. Questi Sì, li ha ai maghi su li ha carro. giocati già al GP che ho vinto a Poirino, perché io avevo Katai e ho vinto per quello. Lui è arrivato secondo con questi maghetti su carro che vanno ad aiutare sostanzialmente il War Boss su Viverna. Lui li usa molto da combo carica, sono impetuosi e lui dice se partono e va bene così. Sì. Sono È particolari, sono una... particolari. Allora, è sicuramente una lista particolare di Orchi e Goblin. Hai solo 5 fanatici, Zem, non ne Non ne ha mai ha giocati 9, non tanti, ne ha 12, non ne ha mai non ne ha mai giocati. giocati tanti storicamente. Quindi è sicuramente una lista che magari non ti aspetti, è una lista che ti può fare male, molto male. Quindi è Perché una lista che sì, anche se non se la sembra... gioco io no, se la gioca Zem sì.
Esatto, è diverso. Allora, Sfingere One Fix, grande Bariani, il nostro amico Metal Rider che porta i TK con Mago di terzo, con elementalismo, che va a scegliere le magie. Va bene, il prete tranquillo, con illusione, doppio necrotetto con resistenza alla magia, ovviamente, Mhm. perché ormai non esci più di casa senza. Carretto I con due sopra radi. Royal Herald, lo conosciamo bene. L'altro è a piedi dentro la fanteria con il banner del movimento più l'oggetto che non ti fa volare, BSB chiaramente. Il Tom King a piedi protetto dai due araldi, doppia di skirmisher, 32 guardie delle tombe, doppia da 4 di Carcassa. carrions fortissimi, uno scorpione e una necrosfinge. Allora, a prima vista è una lista che ti dico non mi convince completamente. Faccio un po' di fatica a vedere il matchup giusto per lei. Sicuramente ha quella bel blocchetto di Tomgard con dentro tutto, che sono Al Drilled, e in più doppio, hanno anche l'icona, al doppio quindi necrotetto muove che le proprio. pompa, che le pompano, Sì, fammi dire, sì, all'elementalismo. Secondo me spera sicuramente. nell'elementalismo. Guarda solo giù, Sì. è tutta qui o c'è altro? Finisce con la necrosfinge? Così? Eh sì, finisce così, finisce Ok, così. finisce così. Quindi Non lo è so, una lista, sicuramente la sa è una lista giocare. incentrata. Sì, è una lista incentrata su questa fanteria che è fortissima perché va a movimento 4 più un D3 È una lista da 3 a 3. Cerca il 3 a è una 3, lista, difficilmente può sì, spingere, è una lista ultra sì, difensiva, fa patate, certo. fa cose, secondo me ci sta. Cioè Ci sta, è una nell'ambito, lista tanto c'è Zem solida. che fa i punti. Sì, c'è Zem che fa i punti e vediamo poi le altre liste perché siamo a due. Ehm, e però una lista che offre il fianco, cioè qualche punticino rischia di darlo. Vero è che lì dentro stai bunkerizzando circa 1000 punti, perché di fatto hai dentro forse anche di più, 700, 800, 1000, 1200, 1000. Diciamo che lui ha fuori 700 punti che puoi fare. Sì, 120, lista solida. 300, 400, sì, ha 600 punti fuori. Boh. Quindi è una lista che resiste molto bene. Paolone è un giocatore di grande esperienza, però ecco, è da leggere in ottica squadre. Sì, Sicuramente un assolutamente esperimento solida. interessante. Contro i Ehm, vampiri, qui abbiamo le Graveguard perché Brallan non esce fuori senza 30 Graveguard, ma il concetto è sempre lo stesso. Due urli, gli sì, ex-write, zombie, zombie, zombie. Non mi soffermerei più di quattro tanto urli. perché è una... Quattro perché Quattro urli perché c'è ha le doppia doppia Mortis Mortis, sì sì, con Mago di primo sopra. È classica. una bella lista, è una bella lista. È tone down su certe cose, molto solida, 30 Graveguard, pilotata sicuramente molto bene da Andre, che è un massimo esperto di vampiri, e poi con il push del doppio etereo, che comunque andrà a creare sicuramente dei bei problemi. Wild Horde, questa di nuovo Mono Wild Tide, abbiamo i 5 maghi che si portano dietro la qualunque, un sacco di schermini, la Hearthstone, la Primal, Red, insomma classica di nuovo lista di Bolt delle bestie. Hanno tutti più o meno questo sciamanone con la Black Maul che va a pomparsi all'inverosimile forza e attacchi perché insomma questa roba qui quando arrivi in corpo a corpo con sti sciamani ti menano pure. Il concetto è un po' Sì, quello. sì. La cosa che mi lascia solo perplesso di tutto questo è l'assenza di una grande unità, perché alla fine Si gioca tutta Expert unità gioca piccole. 25, più altre due di supporto, con campioni ovviamente, però Sì, ha tre 25 schermini. però la Primal War Herd ha 25 gore e 25 no gore no
Ah no, scusami, 25, e full 11 command, 11 onward, e 36, 36. scusami. Allora ce Non l'ha. l'avevo visto dall'altra parte. Ce li ha, ce li ha. Ok, ok, perfetto. Mi ritiro quanto detto. Quindi anzi, rilancio. 36 più 2 da 15 E più una marea di schermi. iniziano. Più la marea di schermini comincia a essere una cosa È abbastanza gestibile. interessante. Andiamo su E Bostre. poi, allora, Jane Bostre secondo me ha Fleet. fatto una lista che quando l'ho vista ho dovuto scrivergli un messaggino, perché secondo me Bostre ha fatto una gran bella lista. E la lista che ho visto ad oggi di Katai che mi piace più di tutte, tra tutte quelle che ho visto, e ne parlo velocemente, poi passiamo agli altri, anche perché non vogliamo dire troppo, perché dirà troppo tanto il torneo. 3 cannoni con Loader, li conosciamo. 13 Jade Warriors con dentro il banner Icon Lee Fury, ok, forse io ne avrei messi anche di meno, ma comunque così ti scora l'unità e gli devi comunque andare a fare 4 ferite con TL 3 in corpo a corpo, TL 4 fuori. Doppia da 6 di Lancers, non li ha messi grossi, ma li ha messi comunque drillati in ambush, con i 2 anellini perché è giusto così, e poi qua lui fa la cosa a cui io avevo pensato per un po', cioè fa un magistrato con le bombe, Mhm. sopra, sotto, da tutte le parti, con l'armatura di ferro meteorico, il talismano di protezione e l'oggettino novolo. Quindi lui ha un novolo al 9, un novolo all'8, due di questi. Doppio Shugengan, che conosciamo molto bene, E 3 e il cannoni che tolgono classicone. lo Swift Thread. Sì, Così. e i 3 cannoni. Ora, questa lista qua, con 4 pezzi che volano, di cui 3 da corpo a corpo, è vero che non è un Monster Mash pieno, ma questa è una lista molto complicata da gestire, perché hai quel pezzo che ha doppio save importante perché ha il Meteoric Iron, che ti va a sparare le bombette, quindi tutte queste belle fanterie che tu ti trovi in giro vanno gestite. Molte di queste, quasi tutte, sono a resistenza 3, a eccezione di Graveguard, e ce n'è poche per ora nei top team, e Igor, basta. Sono 2 unità, tutte le altre hanno R3, di Goro quelle che invece vedi. ce n'hanno proprio tanti. Igor ne hanno tanti. Ce ne sono proprio Però tanti. questa non è una lanterna settata per fare contro i Beastard, quindi non c'è la Moshard, non c'è la Regen, non ci sono altre cose, ma questa è una lista veramente brillante perché hai tutto. Hai il tiro pesante, hai la magia, hai 3 Shugengan e hai la lanterna pesa che non perdi. Quindi, e Bella 3 lista. unità storiche. Bella lista. Bravo, Andiamo bravo, avanti. bravo. Andiamo ai Five Fingers. No, dai, facciamo in Sì, ordine. Facciamo i i belgi belgi. e poi facciamo Non so gli quanto, non so altri. che tempistica hai, sono 20, sono le 11 meno 5, quindi Sì, sappiati dobbiamo andare regolare. in fretta. Esatto. Eh, eh, tu. E ci sono quasi. Five No, Finger 2, eccoli Belgian, qua. eccoli qua. Eccoli qua. Loro sono vice campioni del mondo, per chi non lo sapesse, quindi un'ottima, ottima, come posso dire, Squadra. banco di prova. Abbiamo l'Orco Goblin, Ecco, lui, che fa 4-3-2-1. questo gioca, no, invece proprio l'Orco e Goblin come si gioca un pochettino in VTC, come si gioca un po' nelle nazionali, cioè sostanzialmente 4 magoni, cioè 2 magoni, due Sì, maghetti, orchi tra sì, più l'altro, altri due alieni. perché usano i laseroni, cioè tendono a prendere la magia che fa i 5 di 6 e tutto quello che becca becca. Night Goblin Big Boss, i Night Goblin insomma per poter avere sia i maghetti quelli di illusione sia per gli altri due, per avere le A4 perdi Night Goblin con i fanatici. Qui siamo la bellezza Esatto. di 11 fanatici. Questa 11 è fanatici. una lista difficile da affrontare. Dopodiché gioca 4 catapulte, 2 Doom Diver e 2 Goblin Rock. Questa lista qui è una lista fango totale, sta ferma, ti spara la qualunque e si vede. Sì, a me piace molto, è una di quelle liste che probabilmente dovessi giocare, giocherei così, con 4 macchine da guerra che sparano e poi tutti i Night Goblin Sì, davanti, fa un muro di fanatici e spara laserate dal sedere e ovunque. sparo laserate dal sedere ovunque. Se la ingaggi questa lista qua poi però si scioglie perché non ha oggettivamente, questa roba non deve prendersi certe cariche, motivo per il quale dico
bravo Bostre, perché ha fatto un bel lavoro secondo me sulla lista di Katai che può prendere questa lista. Conti Vampiro, il Arvid, nostro amico Arvid, classica. classica anche questa. Lui Graveguard, una sola di X-Wright. Mi sembra che lui abbia 3 urli, se non vado errato. Ha 3 urli soli, sì, ha la Mortis non generale di terzo con Dark Magic, al perché lui è Novolo più particolare a fare il meglio. e le 2 di zombie, insomma. Sempre, Sì. i conti sono sempre più o meno la solita solfa. L'unico che non gioca le Allora, Grave è Zambo, ma lui è dadaista. lui è dadaista. Allora, I questo è il Vudelf mio amico non li commento. te la dico io perché l'ho affrontato di recente al WTC Online che ho vinto 12-8 con lui. Mhm. Avevo una lista leggermente diversa, quindi mi avevano detto: ah, ma guarda che Vudelf con Katai ci passi sopra. Sì, sempre, a meno che non fai tanto tiro leggero, perché con la lista che avevo io con doppia lanterna, questa porta via tutto. Lui l'ha cambiata perché aveva bisogno di certe cose, quindi certi cambi. Ha investito di più sulle cavallerie, quindi ha messo 3 cavallerie leggere e ha messo penetrazione AP2 praticamente ovunque, molto, molto meglio, e ha tolto tutti quegli arcieri a piedi che non servivano a nulla. Questa è una lista monotiro purissimo con dentro la Lore of the Wild, che come dice il nostro amico Formaggia è una sfera molto forte, sicuramente sottovalutata. Un pochettino casting cost alto, ma poco. Sì, Un po' di sì, casting cost alto sì, ce l'ha. è vero, tira veramente tanto perché ha doppio Sì, sì, Waystalker, assolutamente. anellini, arco di Loren che gli avevo consigliato di mettere, vedo che ha seguito il mio consiglio, e 2 schermini che non aveva per provare a rallentare un po' la gente che lo carica, che non ha il volo. Poi c'è Boris, fortissimo giocatore di Beastman, che porta una lista classica, direi non la commenterei. Lui fa la scelta del Beast Lord, secondo me suppare in questo meta, però, e questa è la classica lista di Beastman. Sempre la Per solita capire, cosa, doppia il padellone Banner of grosso. Outrage. Puoi controllare, Albi, mentre andiamo Il avanti, Banner al of Banner of Outrage Outrage? dovrebbe essere un buon buff, ma adesso te lo dico subito. O Sì. ti costringe a caricare qualcosa del genere. Ok, che quello può essere non male. E poi c'è la lista, diciamo, di Gran Katai di Rosalie, che è quella che sta andando per la maggiore, con il Pegaso, capitano invece che Grifone, che ha il vantaggio che carica 360, però io preferisco la versione alla Ryan con i Grifoni. Triplo cannone con Ogre Loader, top. Ehm, diciamo, doppia di Lancers, con tutto quello che devi avere. Lei decide di non giocare gli anellini e di giocare un solo banner, cioè un solo oggetto che non fa volare, che secondo me non è una scelta Banner of ottimale. Io avrei Outrage messo ti il doppio dà banner. il reroll sulla Primal Fury. Reroll su Primal Fury, che niente di No, sconvolgente. però ci E sta. poi tre Shugengan piccoli, di cui uno con la pergamena, perché ha il Clockwork Compass, e il Grande Lord, dove sceglie non il di 3 ferite, ma va di spada della Sword of Reason. Quindi questo è tutto per quanto riguarda I Belgi. il I Belgio. Sabaudian li vediamo li vediamo sabato sera direttamente con Vecchia, che è il capitano, e con Perfetto. Mazzi, che è l'altro capitano della seconda squadra, perché so che tu devi andare e Sì, abbiamo raggiunto io l'ora adesso di... devo andare. Abbiamo mostrato un po' di liste Abbiamo interessanti. fatto quello che ci avete chiesto, ho fatto vedere un po' di liste del Esatto, podio, finiamo il sondaggione perché se no non lo faceva dove nessuno. ci danno Esatto. all'82% che i Di Baglio vincono di nuovo la tenzone. Oh, poco gufi, No, poco no, gufi, tutti che gufano qua, tutti quanti che gufano. tutti che gufano, C'è poco da Va bene, fare. l'82% È tanto. vedremo. 82 è E come tanto, ha detto Albi, 82 è ci tanto. vediamo. Sì, sì, 82 è tanto, tanto. Ci vediamo per Sabato gli sera, aggiornamenti sabato sera, perché diretta vi sempre verso le seguiremo. 10.
in diretta, esatto, Cerchiamo dove avremo un po' di di ospiti. recuperare un po' i capitani dei Sabaudian, poi chi vuole intervenire può scriverci, noi cerchiamo di fare intervenire un po' chi vuole. Fantastico, Facciamo parlare un po' i Sabaudian perché è la mia squadra, ragazzi. Io sono giusto partigiano, c'è così, poco da fare. giusto così. Va bene, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi, mettere like, mettere nei commenti che cosa ne pensate, Poffobet dove volete, meglio se nei commenti, e ovviamente prendiamoci tutti quanti per il culo, non vedo l'ora di vedere questo 82% se ha avuto ragione o no. Chissà se beccano veramente la ragione oppure no. Vedremo un Bella lì. pochettino. Ragazzi, alla Alla prossima, prossima. ciao Ci ciao. vediamo presto. Ciao.